Cari amici, benvenuti sul canale e benvenuti a questo nuovo video del nostro tutorial, il videocorso che stiamo facendo sulla pesca a spinning in mare. Dopo aver parlato degli spot, degli habitat in cui noi possiamo svolgere la nostra azione di pesca, le nostre battute, facciamo un approfondimento sulla strike zone. Capiamo insieme quanto è importante capire dove lanciare le nostre esche artificiali e in questo video facciamo un approfondimento proprio su questo argomento. Ricordo a tutti voi che sullo shop Amazon ci sono le guide, i manuali dedicati alla pesca spinning in mare e non solo, ci sono anche guide dedicate al legging, al kayak fishing, alle tecniche verticali. L'acquisto di queste guide, di questi manuali è l'unico modo per supportare il canale Planet Spin Fishing su YouTube, sui social e anche questo progetto. Partiamo insieme dopo la sigla. Oggi parliamo della strike zone nella pesca spinning in mare. Andiamo. Come al solito nei miei video mi faccio aiutare da una serie di documenti, di slide, di immagini per meglio far comprendere l'argomento di cui trattiamo oggi. Oggi parliamo della strike zone, nella nostra introduzione facciamo un breve recap su questo argomento, di cosa si tratta, e poi andiamo ad approfondire la conoscenza, lo studio, la ricerca della strike zone nei vari ambienti che possiamo trovare nelle nostre battute. Quindi parliamo di spinning in foce, spinning dalla spiaggia, dalla scogliera, dal porto, e facciamo anche un focus di attenzione sulla pesca da natante per capire anche in quel contesto della pesca spinning in mare, quindi da barca, da kayak, da belly boat, come possiamo fare per ricercare la strike zone durante le nostre battute di pesca. Partiamo da uno di quelli che è un po' gli ambienti più comuni che possiamo trovare nelle nostre battute di pesca, la pesca dalla spiaggia. Che cosa sta ad indicare la strike zone? La strike zone, come già detto anche in altri video e come trovate ben descritto negli articoli che ho realizzato e nel manuale dedicato alla pesca spinning in mare, la strike zone è quella zona più o meno ampia all'interno o nei paraggi dello spot dove ci troviamo, dove aumentano, dove si amplificano le possibilità di fare delle catture, di avere degli strike, quindi da questa parola deriva la strike zone, la zona dove abbiamo maggiore possibilità che ci sia il predatore in attività e quindi ci facilita la possibilità di fare delle catture. Nella pesca dalla spiaggia non è facile individuare dove lanciare le nostre esche artificiali, perché in tante occasioni i posti si assomigliano un po' tutti, senza un punto di riferimento come potrebbe essere una foce, uno scarico d'acqua dolce, la presenza di scogli semiaffioranti. Diventa molto difficile e quindi è necessario, per riuscire ad individuare la strike zone, o fare dei sopralluoghi durante le mareggiate o aspettare le situazioni giuste come condizioni meteo marine che ci facilitano l'arrivo dei predatori grazie all'attivazione della catena alimentare, no? In questa foto che vi mostro si tratta di un mare in leggera scaduta o in salita, e da questo punto di vista le situazioni di pesca si somigliano un po'. Non è un mare molto mosso, ma è un mare che ci permette di praticare diverse tecniche di pesca, come abbiamo ben detto anche in altri video, quindi possiamo fare degli approcci un po' più leggeri o degli approcci medi. Dove lanciare? Ho indicato con il pallino rosso e il pallino giallo la zona dove noi lanceremo le nostre esche artificiali, perché dovremmo fare in modo che queste passino
nella zona dove solitamente il predatore, in questo caso potrebbe trattarsi di una spigola o di un serra, tende a pascolare, tende a stazionare, tende a fare degli agguati in attesa delle prede di passaggio. Quindi più lontano riusciremo a lanciare la nostra esca artificiale, quindi oltre il canale parallelo che si crea con questo giro di corrente, no? Dove frange le onde nel secondo canale, più lontano riusciremo a lanciare le nostre esche artificiali, più possibilità avremo di incontrare il predatore. Proprio questo salto di profondità ci va a generare questa creazione di canali paralleli. Allo stesso modo possiamo trovarne di diversa tipologia e grandezza. Infatti, quando questi canali sono molto più piccoli, molto più ristretti come zona, si tratta di buche, quindi vengono identificati come buche, a differenza dei canali, dei canaloni, che sono dei tratti molto più estesi. In queste zone il frangersi delle onde e la presenza di risacca attiva, come detto prima, la catena alimentare, quindi si smuove il fondale, vengono fuori piccoli vermi, granchietti, pesce foraggio, e da qui si attiva la catena alimentare al cui vertice troviamo il nostro obiettivo, il predatore. Quindi in queste zone c'è più facilità che ci sia il predatore, e quindi identifichiamo questa zona come la strike zone, quella dove dovremo far passare la nostra esca artificiale per aumentare le possibilità di cattura. Nello schema a destra vi faccio anche una sezione di quella che è la conformazione del fondale, e di conseguenza anche quella della situazione del mare, quindi l'incresparsi delle onde oppure i giri di corrente che si creano sono dovuti proprio a questa differenza di profondità che va a generare un'onda maggiore. Troviamo due canali principali, quello là parallelo alla costa e quello di battigia. Quello della battigia è quello che solitamente troviamo proprio sotto i nostri piedi, dove andremo a lanciare le nostre esche artificiali. Anche questo spot, come quello più lontano, è un ottimo punto dove far passare le nostre esche artificiali. Infatti in questo caso dovremo utilizzare le esche giuste per permetterci di farle lavorare fino all'ultimo centimetro del nostro recupero, del nostro lancio, perché in tanti casi è possibile trovare il predatore in attività, in agguato proprio sotto questa linea d'onda. Quindi grande attenzione anche all'esca artificiale, alla sua grandezza, al peso magari della testina piombata se usiamo le esche in gomma, perché dovremo riuscire a battere quanta più acqua possibile in questi pochi centimetri. Quindi non temete che magari vedendo poca profondità immaginiamo che il predatore non possa esserci, perché in tante occasioni ce lo troviamo proprio sotto ai nostri piedi e in pochissimi centimetri d'acqua. Per quanto riguarda invece la pesca in foce, identificare la strike zone è relativamente più facile, perché il corso d'acqua che arriva in mare, che può essere più o meno ampio a seconda della portata, ci dà il punto dove si mescolano, diciamo, l'acqua dolce che viene dal fiume o salmastra e l'acqua che troviamo in mare. È proprio il punto in cui si incrociano questi flussi d'acqua, è quello dove avremo solitamente la maggior probabilità che ci sia il predatore in circolazione. Quindi col puntino rosso identifichiamo la strike zone più probabile, con i puntini gialli però, a seconda anche del flusso, della corrente, delle situazioni che troviamo in pesca, quindi anche condizioni meteo marine, vento e altre condizioni, allo stesso modo sono dei punti utili dove il predatore potrebbe circolare e dove potremo trovare la mangianza, quindi palle di pesce foraggio che sono un po' la base
per attivare, ecco, la catena alimentare al cui vertice troviamo sempre il predatore. In tante occasioni questi branchi di pesce foraggio, che comunemente vengono definiti palle di pesce foraggio, si spostano lungo il litorale in base anche a diverse condizioni meteo e marine. Nei momenti di alba e tramonto solitamente si avvicinano maggiormente al corso d'acqua, quindi allo sbocco in mare della foce o del canale. Durante invece i restanti momenti della giornata può capitare che questa palla di pesce foraggio si sposti anche molte centinaia di metri verso il lato destro o sinistro della foce, a seconda di come tira anche la corrente. Questo è un altro fattore da analizzare e tenere sempre in considerazione. Quindi durante l'alba e il tramonto ci avvicineremo maggiormente alla foce per la nostra battuta di pesca. Durante gli altri momenti della giornata, che possono essere il mattino inoltrato, il primo pomeriggio, ci possiamo spostare lungo la spiaggia, quindi lungo il tratto di litorale a destra o a sinistra della foce, anche per molte centinaia di metri, perché potremo trovare lì il banco di pesce foraggio e quindi di conseguenza anche il predatore che se ne ciba. Anche nella pesca in foce, come nella pesca in spiaggia, come abbiamo definito prima, è molto importante vedere e cercare di capire se è presente una secca, una buca, un canalone a ridosso della foce, perché è proprio in quelle zone che arriva gli elementi nutritivi portati dalla corrente del fiume e si deposita in mare. Quindi è quella la base da cui parte la catena alimentare, e quindi è necessario capire dove si trova la secca principale, eventuali buche, perché dovremo cercare di far passare in quelle zone le nostre esche artificiali. Parliamo anche della scogliera. Come abbiamo detto nel capitolo dedicato agli spot, agli habitat, abbiamo parlato delle scogliere. È molto importante comprendere la tipologia di scogliera dove ci troviamo e soprattutto il fondale che abbiamo a ridosso del nostro spot. Più alto sarà il fondale, più avremo la possibilità di trovare specie di predatori e di pesci differenti. Però ecco, come facciamo a capire se il posto che abbiamo identificato è un posto buono per lo spinning in mare, e come facciamo a capire anche dove si trova la strike zone? Analizzando un po' la cartina, magari facendoci aiutare da Google Maps, che solitamente è lo strumento che io uso e consiglio, potremo identificare il nostro spot scegliendo quelle punte che vanno verso il mare aperto, oppure quelle zone a ridosso delle baie. Quindi nella punta più estrema, che ho identificato con il pallino in rosso, identifichiamo quello che è tendenzialmente lo spot migliore, mentre con il pallino giallo ho identificato altre punte che, anche se non esposte verso il mare aperto come quella principale, sono comunque ottimi punti da poter considerare nelle nostre battute di pesca. Invece, tratteggiato in rosso, ho inserito quella che secondo me è la strike zone, perché in queste zone, proprio dal punto di vista geologico e anche per la presenza di eventuale corrente, giri di corrente, in queste zone è possibile che ci sia maggiormente il predatore in circolazione. Ovviamente dipende anche un po' dalle caratteristiche del posto in cui siamo, quindi è necessario, per comprendere questo, fare anche dei sopralluoghi e delle battute di pesca per testare questi posti e capire le potenzialità dello spot, perché soltanto dal punto di vista geologico, ecco, non possiamo capire tanti fattori, soprattutto se li studiamo unicamente tramite le piattaforme web, quindi Google Maps. Per quanto riguarda l'ambito portuale, anche in questo caso ne abbiamo parlato nella nostra precedente puntata dedicati agli habitat e agli spot.
Però ecco, facciamo un approfondimento sulla strike zone. Dal punto di vista della pesca, quali sono i punti migliori nel porto? Abbiamo già detto che le strike zone sono quelle zone più o meno ampie dove aumentano le possibilità di cattura. Dove vediamo del pesce foraggio è tendenzialmente una zona buona per la pesca. Allo stesso modo nei porti, soprattutto nei grandi porti, ci sono delle zone dove ormeggiano le barche dei pescatori professionisti, quindi di pescherecci. Solitamente durante la pulizia delle reti i pescatori buttano in mare il pesce residuo oppure il pesce deteriorato proprio dalle reti, e quindi sotto i pescherecci sono degli spot da considerare per le nostre battute, perché potrebbe sempre girare il predatore in caccia, ecco, di questi scarti di pesci. Per quanto riguarda la strike zone nei porti, tutte quelle zone che sono delle obbligazioni, dei corridoi, quelle zone che poi molto spesso sono state anche costruite dall'uomo nella realizzazione proprio del porto, tutte queste zone che rappresentano dei corridoi dove il pesce è obbligato a passare sono delle zone buone per praticare la pesca spinning in mare. Con il puntino rosso ho segnato quella che secondo me è una delle zone di maggior importanza in questo porto, però ecco, sono delle caratteristiche simili che possiamo trovare in tanti porti italiani più o meno grandi. Invece con il puntino giallo ho segnato quelle che sono comunque delle zone importanti dove il pesce potrebbe arrivare proprio in cerca o perché si trova a transitare all'interno del porto in cerca del pesce foraggio. Dopo aver fatto un'analisi degli strike zone nella pesca dalla costa, facciamo anche un focus di attenzione nella pesca da natante. Da natante intendo anche la barca, il belly boat, il kayak e altre situazioni di pesca che possiamo considerare per le nostre battute di pesca, anche un pedalò, quindi nelle zone di mare dove soprattutto nei periodi estivi noi possiamo sfruttarlo per uscire quel tanto che ci serve per allontanarci dalla costa, no? Magari occupata dai bagnanti o da altre situazioni durante l'anno. Come possiamo regolarci in questo caso? Ho suddiviso la ricerca della strike zone da natante in due principali categorie, quelle sotto costa e quelle in mare aperto. Per quanto riguarda la pesca sotto costa, se noi abbiamo la possibilità di andare a ridosso delle foci, a ridosso delle punte dalle scogliere, diciamo, questi sono tutti spot ideali per la pesca a spinning in mare, perché prima o poi il predatore ci passerà. Se invece, ecco, abbiamo la possibilità di utilizzare strumenti elettronici come ecoscandaglio, GPS e quant'altro, che cosa possiamo fare per capitalizzare al massimo questi strumenti? Possiamo studiare la cartografia oppure il fondale. Quindi il primo step è la cartografia, perché tramite questa mappa nautica noi possiamo capire le profondità e come si delinea il fondale. Invece con l'ecoscandaglio noi possiamo capire sia la profondità e la presenza di secche, buche, canaloni, ma soprattutto la presenza di pesce foraggio, quindi delle palle di pesce foraggio, dei branchi di pesce, perché è quello il punto dove noi dobbiamo far passare le nostre esche artificiali, mimetizzandoci magari tra le palle dei pesci in attesa del predatore. Quindi nelle zone sottocosta, come vedete anche nello schema a destra,
troviamo delle palle di pesce proprio in relazione anche dei salti di fondali. In questo caso c'è una secca, quindi una protuberanza da quello che è la profondità tipica del fondale, però in tanti altri casi possiamo trovare delle rocce isolate, delle buche, quindi situazione opposta a quella della secca, e tutte queste zone sono comunque utili per la nostra battuta di pesca, per la ricerca del predatore. Un altro approccio tipico che possiamo considerare nelle nostre battute di pesca a spinning in mare da natante è la ricerca di foraggio in superficie. Molto spesso, soprattutto nei periodi autunnali, invernali o primaverili, a seconda anche delle condizioni meteo marine e dell'habitat, dello spot, della zona di pesca in cui ci troviamo, possiamo assistere alle mangianze in superficie, quindi sono delle palle, dei branchi di pesce foraggio che saltellano quasi sulla superficie per sfuggire al predatore che si trova lì sotto e si ciba proprio di queste palle di foraggio. Quindi una ricerca di queste zone dove è presente il foraggio in superficie è secondo me una delle opzioni che noi possiamo considerare per la ricerca del predatore, soprattutto nella ricerca dei tunnidi, delle palamiti eppure a pesci diciamo di minore importanza, come possono essere sgombri e sugarelli, che nel light spinning comunque ci danno la possibilità di effettuare catture multiple e divertenti. Siamo giunti alla conclusione di questo nostro video di approfondimento sulla ricerca della strike zone nei diversi habitat di pesca, nei diversi spot. Ricordo che sullo shop Amazon ci sono le guide dedicate alla pesca spinning in mare e non solo, ci sono anche guide dedicate all'edging, alle tecniche verticali l'acquisto di queste guide è l'unico modo per supportare il canale Planet Spin Fishing qui su YouTube e sui social e anche questo progetto. Ringrazio tutti voi per la visione di questo video e noi ci vediamo il prossimo come sempre su Planet Spin. Ciao ragazzi, alla prossima!